Il Breda BA88 Lince era un assaltatore bimotore prodotto dall'azienda italiana Società Italiana Ernesto Breda ed impiegato durante la Seconda Guerra Mondiale dalla Regia Aeronautica. Dopo il suo esordio nel 1937, questo aereo stabilì diversi primati mondiali di velocità, mentre la sua linea estremamente aerodinamica e il carrello retrattile lo facevano apparire molto avanzato per i suoi tempi. Ma quando venne installato l'armamento, l'aumento di peso provocò gravi problemi di stabilità. Le prestazioni scadettero a tal punto che il Lince ben presto non poté essere più utilizzato in combattimento. Progettato da Giuseppe Panzeri e Antonio Parano, il Breda 88 proponeva la formula bimotore e le soluzioni del ricognitore Breda 75, di cui conservava la pianta alare e la coda monoderiva. Purtroppo, per il nuovo velivolo i tecnici avevano studiato una struttura troppo pesante, anche se molto robusta, dato che poteva considerarsi costituita da due aeroplani, uno con una struttura in tubi d'acciaio saldati, costruito dentro l'altro con struttura a guscio in lega leggera. Il tutto si traduceva in costi proibitivi di materiali e di ore di lavoro, dando origine ad un aereo di mediocri prestazioni. Il prototipo fu completato nell'autunno del 1936 e si presentava inizialmente in configurazione monoderiva. Fu portato in volo da Furio Nicolò, montava due motori Isotta Fraschini K14 anziché i previsti Fiat A80, mentre per la serie finale vennero adottati i Piaggio P11 RC40 da 1000 cavalli. Il prototipo fu trasferito a Guidonia il 3 febbraio del 1937 per le prove di valutazione e qui il collaudatore della Breda, per superare i dubbi e le diffidenze dei piloti militari, si esibì in una serie di primati davvero invidiabili, come i record di velocità sui 100 e 1000 km. Il tutto venne enfatizzato dalla stampa nazionale ed estera. Nella versione di produzione l'aereo venne modificato con i motori Piaggio P11 e la coda divenne bideriva per migliorare il campo di tiro posteriore. Le prove di valutazione effettuate a Guidonia l'anno successivo smentirono ben presto le aspettative e dimostrarono l'incapacità dell'industria milanese di trasformare un aereo da primato in macchina bellica. Alla data del 13 ottobre del 1938 il prototipo non aveva ancora superato le previste prove contrattuali e presentava numerosi inconvenienti che rendevano difficoltoso il pilotaggio e quindi anche la capacità di manovra. I problemi riscontrati indussero in un primo momento lo Stato Maggiore a sospendere le commesse, che furono però ripristinate il 20 aprile del 1939 per non lasciare inoperosa la Breda e soprattutto la sua controllata IMAM. La struttura della fusoliera era realizzata in tubi di acciaio al cromo molibdeno saldati ad autogeno. Il rivestimento era in duralluminio. I motori erano due Piaggio P11 RC40 e con una potenza di omologazione di 1000 cavalli a 2200 giri a 4000 metri di quota. Le eliche erano del tipo tripala Breda Ratier, controrotanti in duralluminio a passo variabile in volo, comandate elettricamente e giri costanti. Il loro diametro era di 3,20 metri. I castelli motori erano in tubo d'acciaio al cromo molibdeno saldato. Gli anelli magni erano composti da un anello frontale, una fascia centrale, da un anello posteriore con flabelli, il tutto in lamiera di alluminio, e erano sovrastati dalla presa d'aria del carburatore. I serbatoi del carburante erano 12, tutti autosigillanti, 6 nelle due semiali, 2 nella parte posteriore delle gondole motore e 4 in fusoliera, dietro al posto del mitragliere, per una capacità complessiva di 1379 litri. I serbatoi dell'olio erano 2 della capacità di 73 litri ciascuno ed installati in ciascuna semiala, mentre i radiatori erano montati nelle gondole in basso dietro ciascun motore. La cabina di pilotaggio era rivestita di pannelli in duralluminio smontabili che coprivano le trasmissioni dei comandi.
Non aveva pavimento ma 2 poggiapiedi sotto la pedaliera, mentre il vano del mitragliere aveva un pavimento in duralluminio. Il seggiolino del pilota era regolabile ed era in tubi d'acciaio saldati e fondo in lamiera di duralluminio. Il seggiolino del mitragliere invece era fissato ai travetti centrali ed era rivolto verso la coda. La mitragliatrice difensiva era una Breda Safat calibro 7,7 mm, montata su una torretta a motore oleodinamico tipo Breda. Nella parte anteriore della fusoliera erano montate 3 mitragliatrici in caccia tipo Breda Safat calibro 12,7 con il relativo munizionamento. Il vano bombe poteva accogliere 3 bombe da 50 kg, oppure 3 da 100 kg, oppure 2 da 250. L'aeroplano era anche predisposto per l'installazione di una spezzoniera Nardi per 40 spezzoni da 2 kg. L'impianto radio era un RA352 con ricevitore AR8. Era anche installata una macchina aerofotografica GR61 oppure una GR90 ed era montata sul lato sinistro in un alloggiamento prima degli attacchi della semiala. A prua sotto la pedaliera poteva essere montata una fotomitragliatrice OMI tipo FM2. Le ali erano completamente a sbalzo ed erano collegate alla travatura centrale di fusoliera mediante spinotti conici e piastre imbullonate. La struttura era costituita da 2 longheroni in tubi di acciaio al cromo molibdeno, collegati tra loro da travetti dello stesso materiale. Le centine erano in duralluminio. Ai longheroni era appesa la struttura destinata a sostenere il motore ed il carrello in tubi di acciaio. Il rivestimento era interamente realizzato in lamiera di duralluminio. Gli alettoni avevano la struttura in duralluminio e rivestimento misto tela-alluminio. L'alettone destro era munito di aletta di compensazione. Gli ipersostentatori ad apertura ventrale avevano la struttura in lega leggera ed erano ricoperti in lamierino di duralluminio. Sul bordo d'entrata erano montate delle alette Handley Page. I piani di coda, i timoni orizzontali e verticali avevano una struttura in tubo di duralluminio e rivestimento sempre nello stesso materiale. I piani orizzontali erano irrigiditi da montanti in acciaio al cromo molibdeno carenati. Sia i timoni orizzontali che quelli verticali erano muniti di alette di compensazione. Il carrello era dotato di ammortizzatori oleopneumatici Borrani a ritrazione con comando oleodinamico e veniva completamente occultato nelle 2 gondole sotto le semiali. Anche il ruotino di coda orientabile era retrattile e dotato di ammortizzatori FAST. Il Breda 88 era lungo 10,79 metri, era largo 15,60, era alto 3 metri. Il peso a vuoto era di 4.650 kg, la velocità massima era di 490 km/h, l'autonomia era di 1.640 km, mentre la tangenza era di 8.000 metri. Il 6 maggio del 1939 i primi BA-88 furono consegnati alla 76esima squadriglia di Lonate Pozzolo. Nel giugno del 1940 il 7° gruppo fu rischierato a Campiglia Marittima, dove il 16 giugno 1940 vide la sua prima azione bellica. 12 bimotori decollati da Gero verso la Corsica effettuarono un attacco a volo radente, mitragliando e spezzonando vari aeroporti. L'azione venne ripetuta il giorno successivo con 9 velivoli, ma già il 19 il brevissimo ciclo operativo si concludeva. Nel quadro della riorganizzazione dei reparti della 5ª Squadra Aerea in Africa settentrionale, il 9 agosto 1940 fu disposto il trasferimento del 7° gruppo da Lonate in Libia. Come già avvenuto nel corso delle poche azioni a cui il bimotore aveva preso parte sul fronte occidentale, anche il nuovo teatro operativo evidenziò le molte deficienze tecniche del velivolo, le quali risulteranno ancora più gravi per effetto dell'ambiente e del clima particolarmente difficili. Entro la metà del novembre del 1940 la maggior parte dei BA-88 sopravvissuti erano stati spogliati di tutto l'equipaggiamento utile ed erano stati sparsi attorno agli aeroporti operativi come aerei civetta
per gli aeroplani d'attacco britannici. Durante questo periodo, tuttavia, ulteriori quantitativi di BA-88 furono consegnati, comprese 19 macchine costruite dalla Breda e 48 dalla Imam, ma la maggior parte di loro finì direttamente in demolizione per il recupero del materiale strategico. Nonostante le demolizioni e l'impiego come bersagli a Furbara, restavano ancora disponibili sul territorio metropolitano una consistente quantità di BA-88 e lo Stato Maggiore decise la loro trasformazione in bombardiere a tuffo BA-88M. Vennero installati freni di picchiata tipo Junkers e sostituiti i motori Piaggio con Fiat A74. Tuttavia questo non servì a riscattare la reputazione del Lince, che ben presto scomparve dagli aeroporti. Vennero prodotti in totale 149 esemplari di questo velivolo. Il BA-88 fu certamente la maggiore delusione dell'industria aeronautica italiana. Il carico alare era elevato e la potenza installata insufficiente. Evidentemente l'apparecchio era già assai difettoso già come progettazione di base, da non essere né soddisfacente né migliorabile, nemmeno con la riprogettazione allo standard M.